Buon pomeriggio a tutti ragazzi, come state? Spero bene. Allora, oggi ci sono un paio di problemini, ve lo dico subito. Praticamente il mio caro avatar oggi dà problemi, per cui ho messo una specie di reactive tramite Discord. Ragion per cui adesso vedrete quando parlo e quando no e basta, semplicemente. Mi spiace, ma oggi dovremo farcelo andare bene così. Spero che per voi non sia un problema. Datemi un secondo che forse l'ho fissato male. Ve lo metto un po' meglio. Magari lo ingrandisco un po'. Eccoci qua. Dovremmo esserci. Voilà. Voilà. Nella scorsa live di Danganronpa 2, Goodbye Despair, cosa è successo? Eravamo rimasti praticamente che qualcuno qua ha deciso di non fare una kill ma bensì due. E adesso ci tocca un po' indagare la situazione. Se ben ricordate, nella scorsa live c'è stata la Despair Disease, H la malattia della disperazione, l'epidemia della disperazione, chiamatela come volete. E adesso siamo in 10 perché altri due studenti sono stati uccisi, o studentesse in questo caso. Ciao Stre, bellissimo il disegno, soprattutto i capelli che sono venuti molto bene, thanks. Ah, figurati, anzi, ci ho messo un po' a farli perché quelli di Albedo sono difficili da disegnare in realtà e io faccio abbastanza schifo nel disegno, però spero che ti piaccia. Comunque, come stai? Tutto bene? Dici un po', dici un po'. Sei arrivato che praticamente stavo spiegando il recap del quanto era successo nella scorsa live, nella quale sono state uccise Ibuki e a malincuore Yoko, che è una dei miei personaggi preferiti di Danganronpa 2. E adesso dobbiamo investigare per scoprire chi è che le ha uccise. Esattamente. Io bene bene, tu? Ah, io bene, grazie. Tutto ok. Mhm. Come se l'avessimo messo qui per un po' di tempo. Ma perché fa così caldo qui? Io odio il fatto che faccia caldo. E perché i tuoi vestiti sono così pesanti? Ah, dannazione, non riesco a sopportarlo. D'accordo, ragazzi, lascio investigare a voi questo posto. Tra l'altro, aspettate un secondo perché mi sta laggando pure la... come si dice, la capture card, per cui tu, giusto per praticamente aggiungere un po' di fiamme al tutto. Datemi un secondo, che vi metto un qualcosina qua nel just chatting, tanto per aiutarvi nel capire una roba, che così fixo intanto anche dall'altro lato. Vogliate scusarmi, ma oggi è un casino. Allora, poi mi recupero i VOD che voglio capire un po' la lore di Danganronpa, almeno a grandi linee. Va bene, va bene. Tanto da settimana prossima credo di iniziare a ripostare i VOD del 2 sul canale di YouTube, dato che c'è stato un po' un casino, diciamo. E quindi... cioè, non c'è stato un casino in realtà. Semplicemente... ok, rieccoci. Sono un po' lento con ricaricare i vari VOD perché voglio dare comunque spazio alle persone per vederseli, se vogliono vederseli per l'appunto. Ed è così Kazuichi lascia il music venue sotto una nuvola di compianti, va bene. Però fa davvero caldo. Infatti è molto caldo. Perché è così caldo? No, ma prima di ciò dovrei controllare i Monokuma file. Effettivamente è strano che faccia così caldo, però, eh. Ci sono due vittime questa volta, Ibuki Miyoda e Yoko Sayonji. Ibuki Miyoda è morta a causa di un crushed windpipe. Ah, l'hanno praticamente strozzata a morte.
sembrerebbe, o si è suicidata, non c'è dato saperlo. E non ci sono altre ferite esterne. La causa di morte di Yoko Sayonji invece è causa di una perdita di sangue dalla sua gola, che è stata tagliata con uno strumento alquanto tagliente. Sembrerebbe quasi che la sua morte sia stata istantanea. Madonna. Ma che diavolo è? Conosciamo già la causa di morte fin dall'inizio, però non credo che questo sarà un grandissimo indizio. Beh, comunque sappiamo già come sono morte, che in realtà è un grande aiuto Hajime, a dir la verità. È strano, perché il killer ha ucciso 2 persone? Voglio dire, più persone uccidi, più indizi lasci in giro, giusto? Per cui non credo che sia realmente necessario uccidere 2 persone e prendersi quel tipo di rischio. Beh, sono d'accordo. O forse la ragione è che dovevano uccidere 2 persone. Una ragione per uccidere 2 persone? Beh, altrimenti qualcosa come questa non sarebbe perdonabile. Quanta gente è morta? 2 persone, Zog. Comunque, buon pomeriggio, benvenuto, come stai? Tutto bene? Ti faccio lo shoutout. Chi è il bastardo? Intendi Nagito? Mi viene da pensare. Date a seguire il caro Zog. Ops, ho sbagliato. Scusami. A quanto pare ho messo una A che non dovrebbe esserci. Ho letto male il nome, non so perché. Scusami, Zog. Ok, adesso dovrebbe essere giusto. Sì, esatto. Stava giocando ad Elden Ring. Infatti stavo per dire, da quando Zog gioca a Danganronpa? Come stai comunque? Ciao Ciel. Buongiorno, buon pomeriggio, benvenuti. Come state ragazzi? Non vi siete persi un granché, solo il caro Kazuichi che se n'è uscito perché ha detto che faceva troppo caldo qua dentro. E abbiamo appena letto le cause di morte di Ibuki e Yoko, in realtà. Ti faccio lo shoutout anche a te, mi raccomando. Seguite sia Ciel che Zog che sono bravi streamer. Su. Mentre lui sta portando gestati. Per forza mi metto a cucinare. Va bene, buon appetito allora, Ciel. Ipocrisia essere tipo, no. Comunque sono tranquillo, va bene. Io che non me lo sono mai cagato più di tanto Dangar che lo porto, sì, esatto. Sono mezzo addormentato. Ok, capito. Non hai dormito stanotte? Perché sono andato a letto alle 7. Ma sei pazzo? Ci hai fatto nottata oggi, praticamente. Hai fatto la nottata in bianco. Sono stato con Neo e il capitano in bocca. Ah, ho capito. Beh, tardato un po'. Non fa bene però alla salute, diciamo, tardare così tanto. Definitivamente troverò il risultato. Cioè, la verità dietro questo caso. Il risultato, vabbè. Questo è quello che penso. Seriamente, preferirei che abbia un po' più di fiducia da utilizzare questa catchphrase in se stessa, diciamo. Ok. Praticamente qua abbiamo tutti sopravvissuti tranne mi sa Kazuichi, perché Kazuichi se n'è andato fuori. Vediamo, contiamoli un po'. Io sono Hajime, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No, mi sa... Ah no, ma è vero, manca ancora Nekomaru, perché Nekomaru non c'è. Che si era preso il blaster in faccia da Monokuma. Anch'io ieri sono andato a letto alle 5, ma almeno mi sono svegliato alle 14. Madonna, raga, a che tarda notte è andata a dormire. Cioè, quasi mattina praticamente. Se solo non avessi notato prima, Ibuki forse sarebbe potuta essere salva. Ehi, quando è che hai realizzato che Ibuki non c'era più?
Beh, dopo aver lasciato la stanza di Nagito, sono andata nella stanza dello staff. Ed è stato allora che è venuta da me. Mhm. In quel momento avrei dovuto controllare quello che stavano facendo tutti quanti nell'ospedale prima di andare a dormire. Ed è così che sono andata nelle stanze dei pazienti e ho notato che Ibuki era scomparsa. Per cui me ne sono uscita velocemente dall'ospedale. Ecco cos'è successo allora. E allora ho visto Fuyuhiko di fronte all'ospedale, per cui gli ho chiesto se avesse bisogno di aiuto per cercare Ibuki. Mhm. Normalmente vado a letto alle 4. Madonna, andate a letto tardissimo. Io purtroppo non me lo posso permettere, che il mio corpo non lo regge un orario del genere. Cioè, oddio, purtroppo, o per fortuna, non ho idea in realtà, dipende dai vostri punti di vista. Questo mi ricorda... Dove eri? Pensavo fossi... Cioè, ti stessi riposando nella lobby? Beh, è una lunga storia. Mi dispiace, non è che stia dubitando di te o qualcosa del genere. Non c'è alcun dubbio, cioè non posso dubitare di te, anche perché siamo insieme fin da questa mattina. Beh, hai ragione. Eravamo insieme finché non te ne sei andata nella stanza dello staff. Eh, questo è vero. Mm, eravamo insieme fino a poco prima dell'annuncio di Monokuma. Per cui non dubito di te. Ti sto dicendo la verità. Va bene se continuo con la mia autopsia? Se mi parlerai più tardi, beh, ti dirò quello che saprò. Per cui, per favore, risparmia la mia vita, perlomeno. In che senso? Beh, e cos'è successo per non dubitare di me? Va bene. Adesso mica ci ha dato un grande indizio. Effettivamente siamo un po' coperti a vicenda, io e lei, dato che siamo stati praticamente tutto il giorno insieme. Considerando che ha cercato quasi 2 volte di soffocare Hajime, dormendogli sopra sul letto, ma ok. È successo ancora una volta. Delle mie amiche sono morte allo stesso tempo. Non riesco a crederci. Questo è il posto dove Ibuki ha cantato per Fuyuhiko. Yoko sembrava essersi divertita tanto ad ascoltare quella musica. E ora entrambe non sono più qui. Che tragedia. Beh, capisco come ti senti, però tratteniti un po'. 2 delle nostre amiche sono state uccise, ma questo è il motivo per il quale non le possiamo lasciare qui da sole, giusto? Beh, se dobbiamo farlo allora per il motivo, per il bene di loro due che sono cadute. Dobbiamo analizzare la scena del crimine. Prima che analizziamo però i cadaveri eccetera, voglio parlare un po' con tutti i presenti. Se intendi Nagito è ancora vivo, Zog. Eccolo qua. Qua c'è Fuyuhiko, invece. Non volevo parlare alla porta dello staff, ma ok. Ma porca troia. Per adesso dovrò per forza analizzare il magazzino per primo, vero? Eh sì, infatti. Chi domanda fuori tema? Su Star Rail nel Celestial Invitation cambieranno PG disponibili? Non ne ho idea, sai? Non ne ho la più pallida idea. Perché il Celestial Invitation dovrebbe essere... proprio PG standard, se non sbaglio. Chi è morto e per come e perché? Ciao Franci, buon pomeriggio, benvenuto, come stai? Siamo nel capitolo 3, c'è stata una double kill a sto giro, Franci, per cui adesso quando usciremo dal magazzino scoprirai chi sono le vittime. Parliamo col caro Nagito che deve fare lo stalker ogni capitolo, mannaggia a lui. Bene, tu? Io abbastanza bene, grazie. Nagito, sei venuto a investigare anche tu il magazzino? Volevo giusto confermare quello che stavi pensando. È davvero così? Oppure sta cercando di fare la guardia qui? Beh, allora, trovato qualche indizio?
Beh, la scala che è sul palco doveva provenire da qui, insieme anche al nastro che ha legato Yoko. Probabilmente provengono tutti da questa storage room. Me lo sento, sono morti due dei miei personaggi preferiti. Spero di no. Questo potrebbe essere... Potrebbero essere le cose provenienti dallo storage room che sono state utilizzate nella scena del crimine. Beh, pretendi sempre di darmi degli indizi, ma alla fine... Stai sempre dalla parte del killer, non è vero? Non mi sto... diciamo... schierando con il killer, lo sai? Semplicemente sono dalla parte... dal chiunque agisca in nome della speranza. Solamente questo. Però la ragione principale per cui questo caso è speciale... Non posso ancora dirla per certo, però. Ma che sta dicendo questo ragazzo? Come al solito non ha alcun senso. Già. Nagito è strambo forte. È forte la fuoco volare? Lo so che si traduce in luccio in Italia. Ah, intendi Firefly? Sì, è carina. È forte, diciamo di sì. Però attualmente non è tanto nel meta giusto. Ci sono DPS che l'hanno sovrastata, purtroppo. Se Chiaki è morta io spacco tutto, cazzo. Ammazzo il creatore del gioco. No, Chiaki è ancora viva, vai tranquillo. Chi lascio Lurchino che sono in live. Va bene, Zong, buona live. Grazie per il Lurks. Nagito è solamente Nagito, veramente. Nagito è Nagito. Fa il Nagito ogni capitolo lui, praticamente. Ci sono un sacco di sticker con un logo del Music Venue qua sopra. Ce ne sono un sacco e li hanno lasciati tutti qui. È davvero deprimente. Però comparato all'ultima volta sembrerebbe che ci siano meno sticker di prima. Sto semplicemente pensando troppo. Boh. Ma non c'erano però sul tappeto, se non ricordo male. Qua ci sono tappeti, sfondi, pitture. Probabilmente sono utilizzate per le decorazioni del palco. Questa carta nera sembra che sia stata arrotolata in modo strano, quasi come fosse uno sfondo. Ci sono un sacco di sticker incollati al di sopra di essa. A me basta che il mio cespuglio non muoia, ma dato che qui non c'è, se non mi sbaglio, gli altri non interessano. Ciao Philip, quanto tempo? Come stai? Tutto bene? No, non c'è Yasuhiro in questo gioco. Io bene, grazie. Tu invece? Che ci dici di bello? E poi sul lato di questo sfondo sembrerebbe che sia stato strappato un pezzo, ma che cosa significa? Boh, chi lo sa? Qua ci sono le piccole. Qua c'è uno specchio, una chitarra. La chitarra non credo che sia stata toccata. Gli strumenti musicali. Sì, non credo che facciano parte del caso. Vediamo lo specchio, invece. Io e mia madre abbiamo messo la cassa al massimo. Ah, state ascoltando la music? Beh, puoi vedere il tuo intero corpo con questo specchio. Probabilmente viene utilizzato per controllare i costumi. Beh, con uno specchio così grande è davvero facile controllare come sei. Beh, immagino che abbia controllato tutte le cose importanti all'interno dello storage room. Immagino che dovrai tornare indietro nel music venue. Adesso vedrai le vittime, Franci. Chi sono? Allora, dato che volevo parlare con Fuyuhiko prima, parliamo con Fuyuhiko per l'appunto. Ehi, Hajime, dai un'occhiata a questo. Che
qualcosa? Guarda che cosa c'è di fronte a quella porta. Ma sono delle bacchette della batteria, giusto? E sembrerebbe che siano rotte. Che cosa è successo? Se qualcosa come questo è davanti a quella porta... Beh, probabilmente non credi che sia un grande indizio? Perché mai dovrebbe essere un indizio? Ricordi quando siamo entrati nel music venue? Non le vedo, dove sono le vittime? Sono entrambe sul palco, Franci. Sì, ma io e mia madre quando parte la musica ci mettiamo a cantare fino a quando non ci addormentiamo. Madonna! Capito. Ho 6.900 punti. Ne tanti, No, forse ho capito chi è morto. Adesso vedrai. Se non si apre, l'unica cosa che possiamo fare è forzare la nostra via di apertura, diciamo. Ok. Questa scena l'avevamo già vista nella scorsa live, per cui skippiamo. Era quando avevano aperto la porta. Non dirmi che i buchi. La porta era chiusa quando avevamo provato ad entrare all'interno. E così noi 4 abbiamo fatto carica. Beh, ma quando l'ho esaminata ho scoperto che quella porta non aveva fatto un lucchetto. La porta è disegnata per essere aperta con la spinta. E guarda un po' la forma. Se c'è un bastoncino è stato utilizzato per barricare l'entrata qui, beh, non credi che riuscirebbe tranquillamente a bloccare la porta dall'essere aperta? Ne ho tanti e non sono entrato da un bel po'. Abbastanza. Sì, è morta ai buchi. Intendi che i bastoncini della batteria sono stati utilizzati per bloccare la porta? Beh, i bastoncini della batteria sono rotti qui sul pavimento di fronte alla porta, per cui questa dovrebbe essere una prova sufficiente. E allora, com'è stato in grado il killer di uscire? Voglio dire, il music venue non ha nemmeno delle finestre. C'è solo questa porta per entrare. Se avessero chiuso la porta dall'interno, il killer non sarebbe stato in grado di uscire all'esterno. Forse. Sono in lutto, non parlarmi. Povero Franci. È vero, ma qualcuno ha riscattato il quick draw dall'ultima volta che io e Nutella abbiamo riscattato? Sì, un paio di persone. Vedo delle gambine ma non capisco di chi sono. E adesso, quando finisco il dialogo di Fuyuhiko, analizziamo i corpi, dai. E quando hanno aspettato finché non arrivassimo sulla scena del crimine per, diciamo, unirsi a noi? Lo sai? Non è che abbiano utilizzato diciamo, un trucchetto presente in un sacco di mystery drama? Beh, se questo è il caso, deve esserci qualche prova qui in giro da qualche parte. D'accordo, la cercherò. Non lascerò che il killer scappi con ciò. Perfetto. Vedo delle gambine e non capisco di chi sono. Ma perché non uccidono sto stronzo di Fuyuhiko? Fuyuhiko in realtà sai che sta cambiando. In sto capitolo è cambiato, Adesso si è, diciamo, fatto un po' una redenzione. Sempre migliori. Spero che l'assassino muoia bruciato. Ripeto, Franci, non augurare mai il male, perché se poi è uno dei tuoi preferiti ci rimani male. Ma c'è la mafia dentro a questo gioco. Sì, Fuyuhiko è l'Ultimate Yakuza, considera Stregatto. Il killer era ancora all'interno quando abbiamo sfondato la porta del teatro, ma... proprio come ho detto, potrebbe essere possibile, però... Ho sentito di quello che stavate parlando. Chiaki, questa è stata un'entrata davvero figa. Beh, togliendo il fatto delle bacchette spezzate, anch'io ho scoperto qualcosa di interessante.
Di che si tratta? Guarda, c'è una stanza... C'è una strana sostanza verde tra la porta di sinistra e quella di destra. Prova a toccare. Beh, hai ragione, ma che cos'è questo? Sembrerebbe essere tipo gomma. Fermo, King, devo prepararmi alla vista dell'altro corpo. Scusa, ma devo andare, lascio l'urk. Va bene, Philip, grazie mille per essere passato. Ciao ciao, alla prossima. Vediamo un po'. Già, però non sembra gomma, ma... Come ha detto ciò, Chiaki è andata giù e ha provato a toccare la sostanza semitrasparente con le sue dita. Ma se l'è mangiata? Cosa ti stai mettendo nella tua bocca? Cioè, la sta assaggiando. Un po' di batteri ci sono in realtà, però. Ah, sembrerebbe che sappia di workshop chimico. Workshop? E questa chewiness, chewing gum, masticosità, tipo gomma da masticare, chewing gum. In realtà potrebbe essere un glob, però non era glob fin dall'inizio. Per un istante era un liquido che poi si è solidificato in questo. Esiste Danganronpa 3? Sì, esiste Danganronpa 3, è però un anime che bisogna vedere dopo il Danganronpa 2. Però dopo il Danganronpa 3 c'è il gioco chiamato Danganronpa V3, che è ambientato dopo Danganronpa 3. Per cui sì, la risposta alla tua domanda è sì, esiste. Se possibile, potrebbe essere possibile applicarlo direttamente fra gli spiragli della porta. Di che stai parlando? L'ha sputato? Beh, direi. Proprio come pensavo. Ha un sapore terribile. Chiaki ha sputato il globo dalla sua bocca e ha lasciato l'aria. Beh, togliendo il sapore, beh, potrebbe essere considerato un indizio, giusto? Quindi questa sostanza semitrasparente. Ok, d'accordo. Franci. Ma l'anime è strutturato come il gioco? No, in realtà è una sottospecie di sequel e prequel, il Danganronpa 3, allo stesso tempo. Per cui ti conviene guardarlo dopo il 2, perché sennò ti spoileri alcune due cose, diciamo. Allora. Qua ci sono le due vittime. Vittima numero 2 e vittima numero 1. Però prima parliamo agli altri sopravvissuti. Qua c'è Akane. Ehi, stai bene? Ancora non ti senti tanto bene? Già, ancora non riesco a capirlo, però... Quando penso riguardo a Nekomaru, mi sento come se le mie ginocchia si stessero scuotendo. Che strano. Non ho mai avuto una tale debolezza. Normalmente... Cioè, starei bene se avessi combattuto contro un tizio forte, ma Nekomaru non è qui. Nekomaru tornerà indietro. Ah, tu hai ragione. Qua abbiamo poi Gundam, il best boy di Danganronpa 2. Anche io sono terrificato dal mio potere. Ho l'occhio dell'Overlord. Che diavolo è questo? Tu, stupido idiota. Non riesco a credere che tu non abbia notato un qualcosa di così aberrante. Umani si rifiutano di mettere a posto le loro teste per paura di dubitare dell'autenticità del blu del cielo. Mettere a posto la mia testa. Che ci sia qualcosa qui. Vediamo Nagito a sto punto e poi c'è Chiaki.
Hajime, forse questo potrebbe essere un po' imprudente per me da chiedere, però... Ascolteresti quello che ho da dire? Ho sentito che tu hai assistito all'incidente fin dall'inizio, giusto? Per cui che cosa c'è? Potresti provvedermi un sommario dell'intero incidente? Vorrei raggiungere la verità dietro a questo caso. Beh, per il bene del mio corpo e anche per una speranza ancora più grande. No. Perché? Non farmi ripetere, no. Questo tizio vuole semplicemente confonderci. Non c'è alcun modo che gli dica quello che vuole sapere. Capisco. Beh, davvero deludente. No, ci è rimasto male, mi sa Nagito. A sto giro. Beh, con le braccia incrociate e con uno sguardo spensieroso sulla sua faccia, Chiaki stava guardando il pavimento del palco. Per caso è caduto qualcosa qui? Non è caduto niente, semplicemente è sporco. Il ragazzo satanico non me la racconta giusta. Ma no, dai, Gundam è un cucciolone. Sporco? Vedi? Guarda un'occhiata, dai un'occhiata a questo pavimento da vicino. Tra l'altro mi è venuto pure il singhiozzo, che fastidio. Se guardi più da vicino... Hai ragione, c'è una sorta di traccia. Aspetta, non è solamente qualcosa. È una traccia di sangue? Beh, una traccia di sangue non è strana. Il collo di Yoko è stato tagliato non lontano da qui. Per di più, la cosa strana è che... Perché mai il killer ha cercato di nasconderla? Nasconderla? Ah, buono il cucciolone. Sì, è molto buono. Beh, se non stessero cercando di nasconderla... Beh, non avrebbero cercato di toglierla. La ragione per il quale il killer ha cercato di togliere la traccia di sangue. Beh, finché il corpo è qui vicino non c'è alcun bisogno di nascondere le tracce di sangue. Per cui, perché mai il killer ha cercato di farlo? Boh. Vado in lurk. Va bene, Franci. Ed ecco qua la vittima numero 1. Come Franci sospettava, il corpo è quello di Ibuki. Eccola qui. La nostra musicista. Il corpo di Ibuki era sul palco. Sta indossando ancora la camicia ospedaliera quando era di quando era ammalata. Cosa c'è sulle ciabatte di Ibuki? Non l'avevo ancora notato quando era appesa, però sotto le sue suole, beh, sono abbastanza sporche. E sangue, giusto? Però non ci sono delle ferite esterne sui buchi. In questo caso il sangue appartiene a qualcun altro. Probabilmente di Yoko a sto punto. Non ce n'è sui buchi. Ehi Hajime, posso parlarti un secondo? Hai già scoperto il corpo prima che ci incontrassimo, giusto? Sì, all'inizio non sapevo si trattasse di Buki perché aveva un sacchetto di carta sulla testa, però... Beh, sapevo che era morta fin da quando era, diciamo, appesa da quella corda. Il che significa che Ibuki deve essere morta prima di Yoko. Giustamente. Questo ci aiuta? No, non c'è alcun orario del decesso scritto sul Monokuma File questa volta. Per cui non sono realmente sicuro di chi sia morta per prima. Questo è vero. Il tempo estimato di morte questa volta non c'è scritto sul Monokuma File. Ma io dovrei sapere quando è morta Ibuki, perché l'ho vista in primo luogo.
In quel video Ibuki stava salendo la scala di sua spontanea volontà. E subito dopo... Ehi, aspetta un attimo. Se Ibuki avesse salito quella scala e fosse morta subito dopo... Beh, significa che ha commesso suicidio? No, è impossibile. Perché anche se Ibuki avesse commesso il suicidio, non spiegherebbe perché mai Yoko sia morta subito dopo. Due morti differenti accadute allo stesso tempo. Questa non può essere una coincidenza. È molto sospetta come cosa, effettivamente. Allora, controlliamo un attimo. Il corpo di Ibuki si trova sul... Oh no, che forse questo l'ho già visto, sì. L'ho già letto. Scusatemi. Pardon. Mi sono ripetuto per sbaglio. Guardiamo il pilastro. No, il pilastro non si può vedere, però possiamo vedere la corda invece. Ok, vediamo cosa c'è su questa corda. È la corda con la quale è stato appeso il corpo di Ibuki. Lei sembrerebbe essersi appesa e dopodiché è morta. Da quello che posso vedere sembrerebbe come un'altezza regolare di una corda senza alcuna feature strana. Ma togliendo ciò, diciamo che il Music Venue ha un magazzino. Ma non dovrebbe esserci alcuna corda lì. Il che significa che è stata ottenuta dal supermercato? Forse il killer l'ha portata da lì? Ciò significa che chiunque avrebbe potuto prendere questa corda. Il che significa che sarà difficile utilizzarla come indizio. Beh, mi chiedo se sia vero. Avete visto il cadavere? Sì, l'abbiamo appena guardato. Ho notato qualcosa di piccolo. Va bene se lo confermo? Scusami, Mikan, hai un momento? Che sta succedendo? C'è qualcosa che vorrei chiederti. Non c'è alcun dubbio che la causa di morte di Ibuki sia stata diciamo, l'essere appesa con questa corda, giusto? Beh, sì, non ci sono ferite esterne, per cui non c'è alcun dubbio che lei sia morta appendendosi da sola. Capisco. Per cui Ibuki si è suicidata tramite le corda. Beh, quello era piuttosto ovvio dal momento in cui abbiamo scoperto il corpo. Potresti non averla visto, però abbiamo visto tutti quanti che si è appesa da sola. Hai ragione, sì, ho capito. Per cui questa questa corda non sarà un grandissimo indizio. Beh, ciò sembrerebbe significare che dovremmo cercare in un altro luogo. Cavolo, come al solito non ho idea di quello che sta pensando. Ah sì, mica ne è viva. Sono morte Ibuki e Yoko. A mio sfavore, perché Yoko è uno dei miei personaggi preferiti. La scala è caduta verso il... diciamo verticalmente. Questa deve essere la scala che Ibuki ha utilizzato nel video in cui avevo visto. Ma quella non è una traccia di sangue? Guarda, c'è del sangue qui sul lato sinistro della scala. Se mi ricordo bene, Ibuki non aveva ferite esterne. E se questo è il caso, allora deve essere il sangue di Yoko. Sì, questa è l'unica cosa che posso pensare. Una traccia di sangue che probabilmente appartiene a Yoko è sul lato sinistro della scala. E cosa significa? Vedremo. Vediamo cos'altro c'è. Allora, qua c'è la busta di carta.
che aveva i buchi su di sé. Ibuki aveva questa busta sulla sua testa e mentre stava appesa. Ma perché mai aveva questa busta? Aspetta. Ma l'ho notato adesso, questa busta è quella che Monokuma aveva creato con il logo di Monomi, se vedete. Non ci avevo fatto caso quando avevamo scoperto il cadavere. Però è quella lì che abbiamo visto a inizio capitolo. Eh sì, questa. Ha detto praticamente la stessa cosa che ho detto io, per cui non mi voglio ripetere. Sembrerebbe che non sia solo una normale busta. Qua c'è una candela. C'è una candela massiccia posizionata di fronte al palco. Forse quella luce che c'era nel video doveva provenire da essa. Una candela così grande potrebbe essere la luce perfetta, però non si sono nemmeno presi la briga di usarla. Hanno semplicemente utilizzato una luce del palco. Ah, ok, quindi non è stata accesa questa candela. Vediamo cos'altro c'è. Il corpo, ok. Qua ci sono le tende. Vediamo un po' le tende. Ci sono delle tende nere dall'altra parte del palco. Queste tende però non sono spesse abbastanza. Non riesco a raggiungere questo lato dall'altro. Dopo mi inizio Danganronpa. No, Franci, non lo fare perché ti spoileri praticamente l'altra metà del gioco. Considera. Cioè, ti fai degli spoiler enormi se ti guardi Danganronpa 3 sul 2. Per cui non te lo consiglio. Questa tenda originalmente non era qui, giusto? Beh, se così fosse sarebbe strano. Probabilmente è stata ottenuta dalla sezione del supermercato. Ah sì, dalla prima stagione, volendo puoi guardarti Trigger Happy Havoc, Danganronpa The Animation, che è praticamente l'adattamento animato del primo, anche se è molto meglio il gioco a mio avviso, dell'adattamento animato. Vedi? Queste tende sono state utilizzate per uso temporaneo. Proprio quelle del supermercato. No, aspettate un attimo, queste non sono le tende del supermercato. Sono le tende dell'ospedale, se vi ricordate. Voglio andarci a fare un salto, se ci permettono di andare. Torno tra un po'. Va bene, grazie per il lurk. Per cui stai dicendo che qualcuno questa volta si è preso la briga di prenderle dal supermercato? Beh, se sono andati così lontano, probabilmente è stato il killer che ne aveva bisogno per questa scena del crimine. Perché mai ne avevano bisogno? Chi lo sa? Beh, non sarebbe un mistero se le risposte verrebbero fuori così facilmente. Giustamente, aggiungerei. Adesso a malincuore dovrò analizzare anche il corpo di Yoko, che sarà l'ultima cosa che farò. Perché... sì. Questo sembrerebbe essere il condizionatore del Music Venue. Esatto. In questo modo potresti tranquillamente far uscire fuori aria calda. D'accordo, dovrei, diciamo, metterci un po' le mani sopra. Facendo così dovrei... Ma sta riscaldando un sacco, ci sono più di 86 gradi Fahrenheit. Ora capisco perché fa così caldo. Beh, sarà meglio che lo spenga per adesso. Almeno dovrebbero raffreddarsi un po' le temperature.
86 gradi Fahrenheit. Che in gradi Kelvin non mi ricordo quanti fossero, per cui voglio misurarli un attimo, giusto per vedere quanto è grande la temperatura. Vediamo. 86 gradi Fahrenheit. Fahrenheit in Kelvin. Madonna. In centigradi. Sì, in gradi Celsius, non Kelvin. Ah, sono 30 gradi, ok. 30 gradi. Vabbè. Io non l'avrei sofferta la temperatura, però probabilmente la maggior parte di voi sì. 30 gradi sono pochi ancora a mio avviso. Qua ci sono c'è il pannello di controllo per le luci. Ok. Sembrerebbe che tu possa alzare e abbassare le luci con questo pannello. Va bene, Franci. Ciao ciao. Grazie per essere passato, buona visione. Infatti abbiamo utilizzato proprio questo aggeggio per abbassare il corpo di Buki. Parlando delle luci, nel video del Music Venue ho visto sì, una sorta di luce accesa. Una luce di candela ambientale, ma sembrerebbe che le luci non siano state affatto utilizzate. Perché non hanno utilizzato queste luci? E ci sia una ragione per la quale sarebbero state inconvenienti per loro? Boh. Capisco. Per cui l'hai notato anche tu, maledetto. Notato? Non l'avevi notato? Cosa sono i tuoi occhi? Delle semplici sfere di vetro? Guarda un'occhiata alla luce sopra la tua testa. Non l'hai notato? Quell'oggetto aberrante? Guarda a quella luce. Intendi quello? C'è qualcosa che sembrerebbe essere carta nera attaccata su quella luce. Finalmente l'ho notato. Ma in realtà non riesco a vedere da qui. Dovrei abbassare questa luce ancora una volta e poi... non ce n'è alcun bisogno. Vai, Mirage Golden Oak, Jumpy. Ora è il tuo momento di prendere il volo. Realizza. Sì, realizza. Ho sbagliato, scusatemi. Utilizza i tuoi occhi e la tua anima coraggiosa per vedere i miei 4 Dark Divas of Destruction. Ok. Scusate, devo prendermi un attimo di pausa perché parlare così a raffica, non una certa, poi non mi riesce. Un criceto si è lanciato dalla mano di Gundam ed è andato contro la luce. E poi è sceso in un colpo. Praticamente. Guardate che bello! Ha iniziato a girare intorno a quel pezzo di carta. E poi la carta è caduta giù. E viene presa da Gundam. Lo hai visto? Dovresti fare attenzione al potere dell'Ultimate Evil High Wielder. Wow, ma è fantastico! Non avevo mai visto dei criceti fare dei trucchetti come questi. Loro sono i miei 4 Dark Divas of Destruction. I criceti semplicemente sono una mera forma temporanea per loro. Per cui, che cosa c'è su quella carta? Sembrerebbe essere una sorta di carta spessa. Però non ha nulla di speciale sopra di essa. Nessun incantamento.
Sembrerebbe che non ci sia nulla di utile. No, non è così. Non c'è alcun dubbio, questo deve essere una sorta di indizio. Voglio dire, il fatto che sia rimasta attaccata in un posto come quello... non importa quanto ci pensi, è davvero troppo innaturale. Ok. Adesso ci resta da indagare il corpo di Yoko qua sul palco. Il corpo di Yoko è sospeso sul pilastro sul lato del palco. Sembrerebbe essere stata legata con del nastro adesivo e anche che sia stata forzata a restare dritta. Dannazione, ma chi è che ha fatto ciò? Guardando il Monokuma File, la causa della sua morte è stata il taglio della gola. Il suo collo sembrerebbe quasi che abbia smesso di sanguinare, probabilmente a causa del nastro adesivo che la sta coprendo. Ma perché il kimono di Yoko è così? Il suo kimono è tutto disfatto. Per di più il suo nastro è legato di fronte. Che il killer abbia fatto ciò. Che cazzo ho detto? Che il killer abbia fatto ciò? Va bene. Ma quando è che il killer ha ucciso Yoko? Considerando che non c'era la prima volta che abbiamo visto il corpo di Buki, deve essere stato prima di allora. Ma ci sono stati solamente 10 minuti di tempo. È davvero possibile che il killer abbia ucciso Yoko e l'abbia legata in così poco tempo? Anche se fosse possibile, chiunque l'abbia fatto, beh, avrebbe comunque avuto bisogno di una finestra di tempo per fare ciò. Anche perché il killer deve essere qualcuno che non ha avuto nessun alibi durante quel tempo, giusto? Ah, Hajime, hai un minuto? No, sei in mezzo ai piedi. Non voglio starti in mezzo ai piedi, però c'è davvero qualcosa che desidererei nella quale mi aiutassi. Aiutassi? Se guardi più da vicino, beh, è innaturale la forma con la quale ha preso il kimono di Yoko. Per cui stavo pensando che forse stesse nascondendo qualcosa. Aspetta, no... Aspetta un attimo, non vorrai dirmi che vuoi cercare all'interno del kimono di Yoko? Sì, esattamente così. Beh, sarebbe un problema se fosse viva, ma voglio dire, adesso è morta, lo sai? Non prendermi in giro. Vuoi dirmi che non c'è alcun problema solo per il fatto che è morta? D'accordo, se non vuoi che lo faccia... Allora puoi chiedere tranquillamente a qualcun altro. Ehi, Akane! Che succede? Beh, c'è qualcosa che vorrei che facessi per me. Sembrerebbe che ci sia qualcosa all'interno del kimono di Yoko. Potresti cercare un po'? Non riesco a capire. Perché mai dovrei controllare il kimono di Yoko? Però, grazie Kane. Aiutarsi l'un l'altro è davvero una cosa meravigliosa. Beh, vediamo. Akane ha raggiunto il nastro adesivo e c'è passata attraverso il nastro adesivo che stava tenendo Yoko e ha controllato dentro il suo kimono. Dannazione, è legata in modo così stretto. Non riesco a raggiungerla con la mia mano. Oh, aspetta un attimo. C'è qualcosa? Era questo quello che stavi cercando? È una chiave? Beh, sembrerebbe essere diversa dalle chiavi del cottage. Questa potrebbe essere la chiave del suo motel. La chiave della stanza del suo motel? Ma se la sua chiave era all'interno del suo kimono... ed era stata così difficile da rimuovere. Beh, è davvero improbabile che il killer l'abbia fatto perché non fosse una prova.
Perché se questa fosse una trappola... Beh, avrebbe potuto metterla di fronte al suo kimono, per cui l'avremmo notata prima. Quindi questo significa che è un qualcosa che Yoko aveva fin dall'inizio. Ok, non gliel'ha messa al killer, la stanza del motel. Ah, non è che voglio aggiungere qualcos'altro chissà cosa. Però... sembri essere abbastanza curioso della condizione del corpo di Yoko, giusto Hajime? Certo che lo sono, è per questo che sto investigando. È vero, ci sono un sacco di misteri riguardo a questo corpo. Beh, ascoltami un secondo. Tra tutti questi misteri, quello che penso che sia il più strano è... il modo con il quale il suo corpo è stato appeso con quel nastro adesivo. Sembra quasi che stessero cercando di nascondere la ferita sul suo collo, non lo pensi anche tu? Nascondere la ferita sul suo collo? Non so quale fosse la loro vera intenzione, però immagino che sia un grande aiuto per la nostra investigazione. Questa è la ragione per la quale il volume di sangue è alquanto basso, perché viene compresso dal nastro adesivo, giusto? Se il suo corpo fosse stato da solo, dopo che la sua gola fosse stata tagliata, beh, l'area circostante sarebbe circondata da un mare di sangue. Da un mare di sangue, eh? Due corpi circondati da un mare di sangue. Questo, beh, sarebbe abbastanza da far svenire qualcuno. Ok, penso che abbiamo visto tutto qua sul palco. Comunque, Hajime, ancora non riesco a capire i dettagli di quello che è successo. Ehi, se potessi spiegarmi tutti i dettagli, beh, credo che sarei in grado di darti delle informazioni davvero utili. Davvero? Credo che probabilmente ci confonderesti ancora di più. Non vuoi arrivare alla verità, semplicemente vuoi farci soffrire. Non è affatto vero. Sto cercando di farlo perché credo che sia per il bene di tutti. Oh beh, per il bene della speranza di tutti. Sicuramente aiuterò il nemico e non mi dispiacerebbe nemmeno morire. Questa è la ragione principale per cui non posso far altro che non guardare in malo modo il caso questa volta. Che significa? Beh, comunque immagino che tu non me lo dirai, giusto? Beh, allora non ci si può fare molto. Immagino che andrò d'intuito con i miei sentimenti. Con il tuo intuito? Dovresti venire più tardi anche tu. C'è qualcosa che ti aspetta. Di che stai parlando? Beh, ovviamente del cinema. Dopo aver detto ciò, Nagito se n'è uscito dalla mia vista. D'accordo. Il cinema? Perché mai è interessato al cinema adesso? E dire che aveva il trauma del cinema. Ci rimane solo la macchina rotta. Beh, i rimasugli di questa macchina sono messi tutti per terra. Questa deve appartenere alla unità di sorveglianza. Kazuichi l'ha messa nel music venue per scopi comunicativi. Perché mai è stata distrutta in questo modo? Forse la psicologia del criminale ha avuto gioco in questo momento? Che intendi? Anche se non sapevano che erano stati registrati, beh, c'è il modo che il killer non avrebbe potuto tollerarlo. Commettere un omicidio di fronte alla camera. Quindi è per questo che hanno distrutto la camera.
Beh, sembra essere abbastanza plausibile. Esiterebbero un uccidere di fronte a una camera. È per questo che il killer ha distrutto ciò. Allora, che cos'era la cosa che ho visto? Boh. D'accordo. Con qui sembrerebbe che io abbia chiuso l'investigazione dal music venue. Ma ancora ho bisogno di parlare a Mikan. Per essere sicuro dei risultati dell'autopsia, forse dovrei parlarle. Parliamo a Mikan. Ehi Mikan, come sta andando? Hai scoperto qualcosa per adesso? A dirti la verità, è davvero inconclusivo. Ma non è colpa mia. Il music venue è davvero troppo caldo. A causa del calore non riesco a capire quando sono morte. A causa del calore? Com'è possibile? Se un corpo viene sovraesposto al calore o al freddo, beh, non si riesce a determinare l'orario del decesso preciso. Beh, sembrerebbe che questo possa essere l'obiettivo del killer. Se hanno, diciamo, coperto il momento del decesso utilizzando il calore all'interno del music venue, è comunque strano. Sono tornato per dirti che Byakuya è cazzosamente figo, ha quello sguardo. Byakuya è bello come personaggio, ma è uno stronzo, considera. Però ho smesso di guardarlo perché devo iniziare i compiti delle vacanze. Va bene, Franci. Buoni compiti allora. Anche se il caldo è l'obiettivo del killer, c'è davvero qualche motivo per cui debba coprire l'orario del decesso? Beh, sono d'accordo. Finché l'ho visto non c'è... Beh, dovrebbe essere chiaro quando è avvenuto l'omicidio. A dopo. Ciao ciao, Franci. Prima Ibuki, adesso Yoko. Beh, finché si tratta di un omicidio imitato, non dovrebbe esserci alcuno sbaglio sull'ordine degli omicidi. Omicidio imitato? Non lo sapevi, Anjime? Pensavo che lo sapessero già tutti. Se è un omicidio dove un killer utilizza un lavoro creativo come una canzone o un film, proprio per ispirarsi ai suoi omicidi. Beh, è abbastanza comune nelle novel dei detective, nei manga e nei videogiochi. Tanto che potresti esserne annoiato da essi. Come potrebbe essere un imitation? Scusatemi un secondo. Scusatemi, c'era Light che ha abbaiato perché hanno suonato. Spero che non vi abbia spaventato, vi abbia dato fastidio. Me lo tengo in braccio un pochetto. Pardonmi. Non mi ricordo cosa stessi dicendo. Come potrebbe essere un omicidio imitatorio relazionato a questo caso? Beh, basandoci sull'ordine in cui sono state uccise, il modo in cui sono state uccise, è chiaramente un'imitazione di quel film. Quel film? Assumendo che si tratti di un omicidio imitatorio, questa è la ragione per la quale sono state uccise due persone. L'obiettivo era imitare il killer. Anche con ciò, perché mai hanno fatto qualcosa del genere? Scusatemi, se questa è davvero un'imitazione di quel film, allora sarebbe possibile che un'altra persona possa venire uccisa?
È certamente concepibile. Se il killer lo desidera, potrebbe completare l'imitazione. Aspetta un secondo. Di che cosa state parlando? Un omicidio imitatorio? Un'altra persona potrebbe essere uccisa? Ragazzi, siete preoccupati che possa venire uccisa un'altra persona? Allora, non c'è alcun problema. Le cose uscirebbero di mano se così tante persone possano venire uccise alla volta. Per cui sono davvero cauto. E dato che sono così cauto, ho preparato delle contromisure perfette. In questo viaggio scolastico di omicidi, lo stesso Blackened può uccidere al massimo 2 persone. Faccio uscire il cucciolo dalla stanza che è un po' irrequieto, perché gli hanno giustamente suonato il citofono e lui deve abbaiare, vero? E scendere. Cucciolotto. Spero che vuoi scendere. Arrivo subito, ragazzi. Scusatemi. Giuro, faccio in fretta. Perdonatemi. Oggi è così. Non c'è nessuno che possa tenerlo. Almeno credo. Vuoi dire che hai aggiunto un'altra regola? Beh, se uccidere tutti una volta andrebbe bene, il Blackened avrebbe una vittoria sicura, giusto? Questa nuova regola previene ciò. Dovete utilizzare i vostri piccoli cervellini. Allora, se è un massimo di 2 persone, vuol dire che non verranno più uccise altre persone? Dato che sei comunque qui, potrei chiederti un'altra cosa? Lo sai, vorrei confermare una delle regole del class trial. Capisco. Come mi aspettavo da te, sei davvero ristretta riguardo ai giochi. Non voglio considerare questa possibilità affatto. E non voglio nemmeno pensare che qualcuno abbia fatto ciò. Ma se ci sono 2 casi in una volta, che cosa dovrebbe succedere se dovessero esserci 2 killer? Ciao Lampada, buon pomeriggio, benvenuto, come stai? Tutto bene? Proprio come ti ho detto, sto parlando della possibilità riguardo al fatto che i Buki Yoko siano state uccise da 2 persone differenti. Questo significherebbe che 2 killer esisterebbero allo stesso tempo. Ma potremmo votare solo per una persona, giusto? Beh, se dovessimo basarci su un voto di maggiorità... Cioè, di maggioranza, di maggiorità che ho detto. Ciao Kim, non dormo da sabato. Insonnia, portami via. Porca miseria, lampada. Quindi più di 48 ore che non dormi? Madò. Tutto a posto? Hai provato a contattare magari anche il medico per vedere cosa ti dice o se ha qualche rimedio per ciò? Beh, se potessimo scegliere solamente una persona col voto di maggioranza, l'altra sicuramente potrebbe vincere. Assolutamente no, perfetto. Beh, hai ragione. Che cosa accadrebbe in quel caso? Che cosa accadrebbe se dovessero esserci 3 incidenti al posto di 2? O 4 incidenti che si sovrappongono l'un l'altro? Stai zitta! D'accordo, allora farò una regola extra su qualcosa del genere che non accadrà mai. Il che significa che 2 killer non possono esistere allo stesso tempo. Per cui è sicuro dire che si applica anche a questo caso, giusto? Sgamato, ma va bene. D'accordo, va bene. D'accordo.
C'è sempre stato solo un killer. Fin dall'inizio. Anche se avessero un complice, beh, dovete scoprire semplicemente chi è il mastermind. Cavolo, alla fine vi ho dato davvero un grosso indizio. E dire che me l'ha detto lei. I cervelli dei gamer non devono essere sottovalutati. Dovrei stare zitto e tornarmene nella mia caverna. Va bene. Capisco, per cui non c'è alcuna possibilità per due killer di esistere allo stesso tempo. E con ciò immagino che altre possibilità si riducano. Già, questo rende le cose un po' più facili. Per di più, se lo stesso killer può uccidere al massimo di 2 persone, significa che una terza vittima è impossibile. È finito l'omicidio imitatorio. Voi ragazzi state continuando a dire questo e quest'altro e suona davvero strano per me. Ma che cosa intendete con imitazione? Ah, potrebbe essere che tu non l'abbia visto? Visto? Seriamente, di che si tratta? Proprio quello di cui ho parlato. Quel film. Quando abbiamo esplorato quest'isola, Monokuma ci stava passando i nostri ticket d'invito. Gamer. Esatto. Allora l'imitazione è... Ovviamente è un'imitazione di quel film. Beh, basandoci sugli omicidi di questa volta, ricorda davvero quel film. Quasi come se l'avessero copiato. Quasi come se avessero copiato quel film. Capisco. Nagito ha menzionato qualcosa a riguardo. Eh sì, ci ha detto vieni al teatro. Semplicemente. E se n'è andato. Capisco, per cui tu non l'hai ancora visto. Non è ancora troppo tardi, credo. Probabilmente sarebbe una buona idea se andassi a guardare quel film prima che inizi il class trial. Sembrerebbe che io debba farlo, allora. A quanto pare Hajime non dovrà più pagarsi l'1,5 milioni di dollari a Monokuma. Allora forse dovrei venire anch'io. Ci sono altri posti che vorrei investigare. Dove intendi andare dopo Chiaki? Probabilmente all'ospedale, di sicuro. La prima vittima, Ibuki, era lì. Non so che cosa stesse succedendo all'ospedale in primo luogo. Grazie alla Desper Disease non possiamo potute andare lì per un sacco di tempo. Ha ragione. Sarebbe meglio per me investigare l'ospedale. Ci sono anche... cioè potrebbero esserci altri indizi correlati alla morte di Buki. E altri indizi anche correlati alla morte di Yoko. Per cui dovrei anche andare al motel. Ci sono ancora un sacco di cose che devo fare prima che inizi il class trial. Definitivamente devo dare il meglio di me fino alla fine. Ok. Prima area l'abbiamo esplorata. È stata lunghetta, cioè ci ha portato via più di un'ora praticamente. Vediamo cosa ci resta. Dovrebbero rimanerci il teatro, l'ospedale e il motel. Vediamo, non mi ricordo in che ordine siano, per cui... wow. Ci sono... mi sa che a sto giro l'investigation è tanto lunga. Anche perché è un doppio caso, alla fin fine. Dato che sono morte sia Ibuki che Yoko. Ok. Guardiamo un po'. E tra l'altro prima che inizi il trial, a sto giro ragazzi, ve lo dico, Insta Live, dato che ho visto che possiamo anche comprarci con... aspettate, non mi ricordo come si chiamano, i frammenti di speranza, possiamo comprarci le abilità per i class trial. Ciao Sbigia! Buon pomeriggio, benvenuto, come stai? Tutto bene? Tra l'altro salvo un attimino perché
non vorrei rifare questo punto. 2 settimane di investigazione. Praticamente sì. Ok, il primo della lista sembrerebbe essere l'ospedale. Per cui andiamo prima all'ospedale. Sicuramente le tende del palco provengono da lì. Ok, qua all'ospedale ci sono Kazuichi e Chiaki. Ehi, sei stato tu a preparare la camera di sorveglianza, giusto? Sì, per cui non ho fatto alcuna modifica strana o niente di che. Non sono mica sospetto. Non l'hai ottenuta in quel strano centro commerciale dove c'erano tutti quei macchinari? Sì, proprio da lì. Ho scavato un pochetto. Allora, se fossero altre telecamere di sorveglianza, sarebbe possibile trasmettere il segnale all'ospedale da quelle camere? No, sarebbe impossibile. Originalmente le camere di sorveglianza e i monitor di sorveglianza sono utilizzati solamente dalla parte della stessa unità. Quel video deve essere stato filmato con la camera dell'ospedale, per cui solo quella lì potrebbe vederla. Il video è stato filmato, cioè il video che è stato filmato con quella del music venue, beh, può essere vista solamente da quella del music venue. Ma anche se l'avessi lasciate, beh, non avrebbero potuto comunque comunicare, per cui ho deciso di scambiare le camere. Per cui è per questo che voi ragazzi siete in grado di vedere, diciamo, quello che succede nell'ospedale e viceversa. Comunque, la camera di sorveglianza trasmette basandoci su dei numeri specifici. Per cui se porti lo stesso modello di camera o monitor, anche se portassi lo stesso modello di camera o monitor, non saresti in grado di interferire quel segnale. Il che significa che se anche un'altra camera dovesse esistere, sarebbe impossibile trasmettere con essa. Comunque non ho scambiato le camere. Le ho modificate e ho incrementato il loro range senza cavo. Se non l'avessi fatto, beh, non saremmo stati in grado di usarla. Hai ragione. Hai fatto un ottimo lavoro con esso. Qua c'è anche Chiaki. Tra l'altro, adesso indaghiamo tutto per bene. Credo che non abbia messo piede qui da un sacco di tempo. Anche se in realtà sono passati solo un paio di giorni. Ok, qua c'è la telecamera di sorveglianza. Io ti strapperò il vinile di Pink Panthers. Ma no, sbigia, povero gatto. C'è una telecamera di sorveglianza sul tavolo della reception. Finché quella del music venue non è stata distrutta, sarà impossibile trasmettere con questa. Ok. Ehi, Hajime, c'è un qualcosa che vorrei chiederti. Tu sei stato il primo a scoprire il corpo di Buki al music venue, giusto? Ma perché sei andato al music venue? Avevi una ragione per quello, giusto? Hai visto qualcosa con questa camera? Oh, anche io volevo chiederti questo. Beh, sarebbe una storia diversa se la telecamera di sorveglianza avesse registrato. Ma detiene semplicemente funzioni per case. Dimmi, Hajime. Sì, esattamente così. Ho visto uno strano video in quella telecamera di sorveglianza. Sì, se ricordate c'era Ibuki che stava scalando e poi che si impiccava. Mostrava il palco del music venue. Dietro c'era una tenda nera e per di più c'era una corda appesa, proprio come adesso. Ma l'intero display era piuttosto scuro perché stavano utilizzando una luce da candela. Quella corda era appesa al soffitto
E oltre ciò c'era anche una scala sul pavimento. E poi una persona che stava indossando la divisa ospedaliera con una busta di carta sulla sua testa è comparsa. Non sapevo chi fosse perché la sua faccia era coperta, ma ora probabilmente penso che si tratti di Buki. Ha camminato dritto sulla scala senza alcuna esitazione. Ha salito la scala di sua spontanea volontà e poi ha preso la corda e... Questo è tutto quello che ho visto. La luce della candela deve essersi spenta o qualcosa del genere perché... Vado a finirmi... I've killing limes for 300 years. Va bene, Sbigia. Buona visione, ciao ciao. Grazie per essere passato. L'intero schermo è diventato scuro all'improvviso. E poi non c'era più nulla che stava trasmettendo. Beh, se la luce della candela finisce, ovviamente null'altro si sarebbe mostrato. Le telecamere di sorveglianza moderne hanno delle funzioni a infrarossi, per cui possono mostrare anche filmati nell'oscurità. Ma quella che ho trovato nelle macchine era davvero un vecchio modello. Oh, aspetta. A quel tempo hai detto che non sapevi che la persona che stava indossando la busta fosse Ibuki, giusto? Sì. Beh, tu non sapevi che si trattasse di lei, però... Quando hai visto che stava cercando di impiccarsi... Diciamo, sei scappato il più velocemente possibile al music venue per provare a fermarla. Però non ho fatto in tempo. Però se ha salito la scala di sua spontanea volontà, il che significa che ha commesso un suicidio? Il che dovrebbe essere che lei è la killer di se stessa? Ibuki ha commesso il suicidio? Cosa ne pensi, Chiaki? Non c'è alcun dubbio che Ibuki abbia scalato la scala di sua spontanea volontà, giusto? Sì, non c'è alcun dubbio. Per cui... Sta pensando? Ehi, non pensare così a lungo. Se non lo sai, dovresti esserne onesta a riguardo. Beh, ovviamente non lo sa, non c'è alcun modo che possa saperlo così facilmente. L'avete offesa, ragazzi, poverina. Oh già, ho bisogno di investigare nella stanza delle conferenze del secondo piano. Credo che andrò lì. Ma che diavolo è scappata così all'improvviso? Ha detto la sala delle conferenze, ma perché mai l'ha menzionato così all'improvviso? Per di più potrei semplicemente star pensando troppo, però... Potrebbe essersi arrabbiata un pochetto? Non l'hai notato? Te la prendete in giro. Ok, qua abbiamo finito. Ah, c'è anche Akane. Ciao Akane. Ah, finalmente sto tornando la me stessa di prima. Hajime, aiutami con la mia ripresa. Va bene, Akane. No, grazie. Ok. Poteva... Cioè, quasi quasi la preferivo quando era zitta. Cioè, era molto meglio. Però probabilmente mi prenderebbe a pugni se glielo dicessi in faccia. Comunque, perché mai sei qui? Beh, non mi sono mai ammalata né nient'altro, né ferita prima d'ora, per cui non ne ho idea, ma... Gli ospedali sono davvero confortevoli. Penso che... Cioè, le divise ospedaliere sono davvero confortevoli. Penso che me ne indosserò una.
Non dirmi che stavi pianificando di indossarne una da qui in avanti. Beh, quella è l'idea, però sembrerebbe che siano finite. Cioè, sembrerebbe che ce ne fosse una per ogni stanza del paziente, ma... Per cui pensavo che ce ne fossero altre nelle stanze vuote. Non ce ne sono altre? Già, è così. Ibuki è morta indossandone una, per cui l'unica rimasta è quella che stava indossando Nagito. Non ho altra scelta se non utilizzare quella di Nagito. Se è una misura unisex probabilmente dovrei riuscire a indossarla. Aspetta un attimo. E cosa è successo a quella che stavi indossando tu? Stai dicendo che dovrei indossare la stessa che stavo indossando prima? Ma che schifo. Indossare gli stessi vestiti di qualcun altro che stava indossando prima, però ancora più schifoso. Non c'è tempo da perdere. Ho lasciato Mikan indietro al music venue. Cavolo, devo tornare indietro il prima possibile. Ok, dato che ho già investigato lì, non c'è alcun problema. Ma lasciarla da sola a fare il lavoro di guardia è davvero una brutta idea. Possiamo entrare nelle stanze dei pazienti? Ok. No. Io controllo, però non credo che possiamo entrarci. Controlliamo tutto perché sì. Sì, comunque mi sa che è meglio dividere trial e investigazione, perché siamo già un'ora e mezza e mi sa che siamo a malapena a metà forse di investigazione di sto capitolo. Spero possiate comprendere, il trial poi lo giochiamo giovedì senza alcun problema. Ok, qua non si poteva entrare, se ricordo bene. La sala delle conferenze ha detto che ce ne stava andando Chiaki. Vediamo un po'. Ma che cos'è? È davvero scuro qui dentro, non si vede niente. Dov'è il tasto per accendere la luce? Non accenderla. Hm? Chiaki, sei qui? Se accendere hai la luce, beh, sarò esposta totalmente e sarebbe imbarazzante. In che senso esposta totalmente? Ehi, Hajime. Se chiudi gli occhi puoi accendere la luce. Che cosa farai? Mm, aspetta, poke out? No, forse non è chiudi gli occhi, poke out allora. Perché sennò avrebbe detto close. Ovviamente. Poke out. Your eyes. Cavarti, ok. La misura un po' più drastica, diciamo. Se ti cavi gli occhi potrei accendere la luce. Non credo che mi caverò gli occhi. Oh, vabbè. Troll fallito. Ah, stava trollando, va bene. Subito dopo che ha finito di dire ciò, ho sentito il suono delle tende che venivano retratte. E c'è stato un lampo di una luce in testa che ha accecato i miei occhi. Per cui alla fine ce li ha cavati lo stesso. Nice. Tra Mikan e Chiaki praticamente stanno facendo fuori Hajime in sto capitolo. Ok. E poi ho visto Chiaki che ha finito di aprire la tenda e stava coprendo la finestra. Beh, sei sorpreso? Sorpreso? Non capisco. Ho capito. Capito cosa? Le tende in questa stanza delle conferenze sono designate per bloccare totalmente la luce. C'è un proiettore qui, però... Per cui potrebbero essere stati cauti riguardo alla luce scintillosa.
luce scintillosa me la sono inventata adesso come terminologia. Vedi? Una tenda nera sta bloccando la luce ed è abbastanza lunga per raggiungere il pavimento, per cui è perfetta. Una tenda nera che blocca la luce, per cui è per questo che è così scuro. C'è qualcosa di sbagliato in essa? Sono ancora nel bel mezzo dell'investigazione, per cui è un segreto. Sì, è arrabbiata. Ma comunque, di che cosa si trattava? Voglio dire, quella cosa del sarebbe imbarazzante se guardassi e troll fail. Semplicemente volevo prenderti in giro. Sì, è arrabbiata. Ma perché si sta comportando in maniera così infantile? Beh, immagino che abbia finito con l'investigazione nell'ospedale. Dovrei muovermi in un posto diverso. Ah, ok, è stata più breve di quanto ricordassi quella dell'ospedale. Abbiamo messo poco. Vediamo nella staff room, però, se comunque c'è qualcosa. Cosa c'è nella staff room? Niente. Perché se no avrebbe detto altro. Quindi non è relativo al caso. Perfetto. Andiamoci. Ce ne andiamo, ce ne andiamo. Giriamo la visuale. E voilà. Ok. Scendiamo le scale. E torniamo nella lobby. Pian piano. Ok. Tra l'altro vi ricordo che ancora non abbiamo preso l'ultimo Monokuma del capitolo 3. E adesso tanto lo andremo a prendere perché si trova nella parte del daily life che stiamo affrontando adesso. Cosa c'è come prossima location? Il teatro, d'accordo. Andiamo al teatro. O al cinema. Ecco qua Nagito. Ciao Hajime. Sapevo che saresti arrivato. Il che significa che lo hai notato anche tu, giusto? Il caso questa volta è un caso imitatorio. Il che significa che il killer ha utilizzato quel film come suo tema principale. Beh, non potevo saperlo, non ho ancora guardato il film. Ah, capisco. Per cui allora dovresti prima assolutamente guardare il film. Ehi, manager! C'è un cliente qui. Sì, mi hai chiamato? Ah? Hajime, il cliente? Hai un problema con ciò? E dire che no, avevi detto che non volevi guardarlo? Vabbè, lo sapevo che in realtà avresti voluto vederlo fin dall'inizio. Se Hajime è davvero uno tsundere, beh, allora sei un tipo tosto. Sei così devoto ad essere uno tsundere. Hai anche comprato il Monokuma sticker per 1,5 milioni di dollari. Hai pagato 1,5 milioni di dollari per uno sticker? Non è nulla. In cambio per non guardare questo film, Hajime ha pagato 1,5 milioni di dollari per il Monokuma sticker. E dai, dato che comunque ne stiamo parlando, perché non lo mostri a Nagito? Smettila! Ma la mia resistenza è stata invano, il Monokuma ha raggiunto la mia tasca e ha preso lo sticker. Vedi? Questo qua. Mi spiace, sono nato stupido. Mi fa riderissimo perché è stupido come sticker, però Monokuma è un bastardo di merda. Per cui sì. Hai comprato questo per 1,5 milioni di dollari? Ma alla fine dovrà comunque guardare il film.
Ma chi se ne importa? Sbrigati e dammi il ticket per l'invito. Ok, eccolo qua. C'è già scritto sull'invitation ticket, ma è solo valido per oggi questa volta. Comunque posso dare solamente un ticket a persona, per cui coloro che ne hanno già ricevuto uno non possono farlo. Solamente tu hai l'occasione di guardarlo gratis. Ho anche stampato la data di oggi sul ticket, per cui non sarà in grado di citare. Non mi viene il termine in italiano. Non preoccuparti, avevo già pianificato di guardarlo semplicemente una volta. Allora preparerò la proiezione. Aspetta un pochino, d'accordo? Ehi Hajime, riguardo a quell'invitation ticket, beh, ti raccomando di tenertelo stretto. Perché? Nessuna ragione. Penso solo che possa essere un amuleto protettivo. Beh, in realtà questa è praticamente la prova che Hajime non avrebbe potuto fare l'omicidio perché lui prima non ha visto il film. Per cui se nel trial qualcuno volesse incolpare Hajime, Hajime ha il culetto parato praticamente. Beh, immagino che dovrei aspettare finché Monokuma non finisca i suoi preparativi. Aspetta un attimo, sono ancora nel bel mezzo dei preparativi. Non correre, non avere fretta. I ragazzi frettolosi vengono odiati, lo sai? Probabilmente vengono anche odiati dai ragazzi orsetti, lo sai? Puoi odiarmi quanto vuoi. D'accordo, allora parliamo con Nagito, esploriamo il teatro. Hajime, non riesco veramente a credere che tu abbia comprato quello sticker per $1,5 milioni. Ma anche se dici così, beh, avrei comunque pagato quella somma per non vedere quel film. Beh, hai ragione. Il che significa che avrei dovuto comprare anch'io quello sticker, lo sai? Lasciami in pace. Va bene. Controlliamo se c'è qualche indizio qua in giro. Ok, qua c'è lo stand di cibo. Non appartiene all'incidente. Qua ovviamente non c'è più la borsetta perché è quella che aveva i buchi. Eh sì, c'era la borsetta con Monomi sopra. Che però abbiamo visto sul corpo di Buki. Se vi ricordate. Solo una persona può averla. E la borsa è sparita. Il che significa che... Oh, eri interessato a comprare quella borsa di carta? Che non è di carta, ma vabbè. Beh, troppo tardi. Sono già state vendute tutte quante. A chi l'hai venduta? Stupido, non c'è alcun modo che io possa cascarci. Non c'è alcun modo che io possa rivelarti l'identità del killer. Per cui è stato il killer a comprarla. Ah... Mi ricordo che avevi detto che ce ne sarà solamente una perché è un oggetto illimitato, giusto? Non è affatto limitato. È più il fatto che è limitato a una persona. Qual è la differenza? Quando compri una borsa, beh, ne ottieni un'altra gratis. Beh, la pratica comune è di attirare clienti con dei premi bonus. Per qualche strana ragione, sentirtelo dire mi fa incazzare. Ma va bene. Ora dovrei dimenticare di aver detto queste cose.
Sembrerebbe che i preparativi siano completati. Per cui, per favore, entra nel teatro, da questa parte. È davvero eccitante. Che bello. Quindi Hajime non solo deve pagarsi 1,5 milioni per aver comprato lo sticker, ma deve guardarsi pure il film, perché se no non capisce il caso. Mi spiace Hajime, non se l'è presa nel frac una volta, ma ben due. Che bello il teatro, però. Mi piace. Scusa se ho fatto attendere. Il regista famoso Monokuma presenta il masterpiece che ha fatto piangere il pubblico americano. The Wizard of Monomi 2.5D verrà trasmesso sullo schermo a breve. Dal titolo ho un brutto presentimento di questo 2.5D. Sembrerebbe essere a metà. Ok. Ah, quindi lo doppiano, immagino. Vediamo un po' questo film. The Wizard of Monomi 2.5D. Ok. Godiamoci la scena. Che bella ambientazione. 軍事演習中の攻撃ヘリコプター AH-64 通称アパッチの作る竜巻に巻き込まれてしまい Ok. モノミの国に飛ばされてしまいました。 Ah, quindi è finito nel paese di Monomi. Voilà. 故郷のど田舎に帰って老人たちからことあるごとに小銭をせびりたい Vediamo un モ po' ノクマは come diventerà. Ho 何でも願 paura, いを叶えてくれると sinceramente. いう魔法使いモノミに会いに行く旅を始めました。 Ho paura di questo film perché io non me lo ricordo, ragazzi. Questa cosa non me la ricordavo affatto. その道中で Mhm. 彼は心強い仲間たちと出会うことになります。 Ok. 脳みそがないモノミカカシと出会ったので自殺を進めたところ Ah, 首をつって死にました。 ok. 途中で勇気のないモノミライオンと出会ったので弓矢で貼り付けにしておきました。 Va bene. Per cui la prima Monomi è morta perché non aveva il cervello e si è suicidata, praticamente. Poi adesso ha conosciuto la seconda Monomi che non ha il coraggio, per cui l'ha riempita di frecce. Non credo sia questa la seconda morte. 途中で心 O のない forse sì. ブリキのモノミキコリと出会ったのでバラバラの鉄の塊にしてやりました。 E poi ha incontrato una Monomi a cui mancava il cuore. E l'ha fatta a brandelli. Ok. そしていろいろあった挙句魔法使いモノミのもとにたどり着 E いた poi ha モノクマは incontrato il mago. なんやかんやで最終的にモノミをやっつけて Ok. 最終的に Vabbè. なんとなく Ha usurpato il regno. Ma che cacata di film, veramente. Nagito aveva ragione. Nagito aveva ragione, ragazzi. Che cacata di film. こうしてモノクマは老人たちを下僕にして Rivoglio i miei minuti 優雅に過 indietro. ごしましたとさ。 No, ok. Quindi in pratica credo che il secondo omicidio sia basato, cioè sia quello di Yoko. Cioè se dobbiamo trovare una similitudine. Perché era appesato un albero con un paio di frecce. Al posto delle frecce però ho usato il nastro adesivo. Molto semplicemente. Mhm. Hajime secondo me adesso si incavola.
Cavolo, i film sono il meglio. Il dramma è stato così movimentato. Avevo bisogno di 2 scatole di fazzoletti, una per ogni mano. E allora incontriamoci nuovamente al Class Trial. Va bene, Monokuma. Sono così disgustato che non ho nemmeno le forze di sospirare adesso. Credo che questo sia tutto quello che posso dire riguardo a questa situazione. Va bene, Hajime. Com'era? Beh, in realtà credo che non debba nemmeno chiederti. Mi aspettavo totalmente questa reazione da parte tua. Questo è stato onestamente il peggior film che io abbia mai visto. Va davvero bene chiamarlo film? Beh, ma grazie a quel film adesso lo sai, giusto? Già. Proprio come ho detto, i personaggi sono stati uccisi nel film. Che sono stati uccisi nel film combaciano proprio con le vittime in questo caso. La morte di Buki, beh, è correlata alla morte della Scarecrow nel film. E non solo quella, ma il corpo sospeso di Yoko, beh, corrisponde alla morte del leone. Già. Sarebbe stata un'imitazione completa se il killer avesse ucciso 3 persone. Ma a quanto pare sembrerebbe che non sia possibile. Forse il killer sarà arrabbiato adesso? Oppure... Beh, se l'obiettivo principale del killer era solamente l'imitazione di questo omicidio, beh, in questo momento ne sarà sicuramente arrabbiato. Però non sono nemmeno sicuro che sia vero. Ok. The Wizard of Monomi 2.5D ha aggiunto i Truff Ballets. Nice. Credo che non ci sia altro da guardare qui. In realtà. Che è successo? Ok. Credo che in realtà abbiamo quasi finito con l'analisi, ragazzi. Però vorrei ricordarmi un attimo come si comprano... no, nell'Electric Cave non c'è nulla. Non credo ci sia nulla, però controlliamo lo stesso. Giusto per scaramanzia. Vediamo. Non c'è nemmeno un personaggio qua. Per cui non è correlato al caso. Anche come ha detto Kazuichi, è abbastanza impossibile come cosa. Motel, eccoci qua. Questo è l'ultimo luogo che ci manca, credo. Qua ci sono Gundam e Fuyuhiko. Mi sono appena ricordato che non sono mai entrato all'interno delle stanze del motel. Per di più non so nemmeno quale sia la stanza di Yoko. Sarebbe più veloce chiedere a qualcuno. Vediamo a... Prima parliamo con Fuyuhiko che Gundam ci dice subito. Ehi Hajime, potresti rispiegarmelo nuovamente? Che cosa è successo quando hai scoperto il corpo di Buki? Beh, è stato nello stesso momento in cui vi ho trovati, ragazzi. Il corpo di Buki era appeso sulle luci del palco. Comunque non c'era stato alcun annuncio fatto, per cui ero venuto a contattarli. Ho incontrato Chiaki al motel e quando stavamo per tornare al music venue ha incontrato me e Mikan. E poi siamo tornati al music venue. All'entrata la porta non si apriva per qualche ragione, per cui non abbiamo avuto altra scelta se non spaccare la porta. E lì abbiamo scoperto anche il corpo di Yoko.
Sì, esatto, è proprio quello che è successo. あのな Questa è la parte più importante. Quando sei arrivato al motel, che altro hai visto oltre a Chiaki? Che io mi ricordi... Monomi e Gundam c'erano, se non sbaglio. Sì, esatto. Oltre a Chiaki ho visto Gundam e Monomi. そうか Capisco, per cui Kazuichi e Sonia non sono comparsi, eh? Pensi che quei due siano sospetti? つうか Beh, Yoko è stata uccisa. E nel frattempo che abbiamo visto che hai visto il corpo di Ibuki e nel quale abbiamo spaccato la porta è stato poco, giusto? Per cui ovviamente quei due sono i più sospetti, dato che non erano con noi. Potrebbe essere così, però... 俺は Beh, dato che ci siamo, lascia che ti dica il mio alibi. Quando al mattino c'è stato l'annuncio di Monokuma che mi ha svegliato, sono andato dritto all'ospedale. Ho visto Mikan impanicarsi di fronte all'ospedale e gli ho chiesto cosa stesse succedendo. E ha detto che Ibuki era scomparsa. Per cui voi ragazzi vi siete divisi e avete cercato per Ibuki, no? まあな Beh, abbiamo girato per tutta l'isola. Poi siamo venuti al motel e vi abbiamo visti qui. Hai visto qualcun altro girare nell'isola? いや No, siamo andati al teatro e alla strada piena di macchine per cercare i buchi, ma non abbiamo visto nessuno. Stai implicando che io non abbia un alibi perché non ho incontrato nessuno? Beh, è davvero irragionevole per te dubitare di me. Il momento in cui Mikan e io stavamo cercando i buchi non è durato così tanto. In quel poco tempo non c'è alcun modo che abbia potuto uccidere Yoko e appenderla al palo, no, al pilastro con del nastro adesivo. Beh, è vero. Sembrerebbe che non ci fosse abbastanza tempo per fare ciò dopo e lasciare il music venue. Ma il fatto che Yoko sia stata uccisa e abbiamo scoperto il suo cadavere... あ Cosa? Hai ancora dei dubbi su di me? たくよ Beh, ci sono abituato. È vero che ho fatto delle cose di cui mi merito, per cui la gente dubiti di me, però non preoccuparti, anche se dubiterà di me, non pianificherò di dismembrarti o di ammazzarti. Ok. Se volessi... Beh, vorrei sapere in anticipo cosa ho fatto per finire in quel modo, in realtà. Ma, ok. Grazie, Fuyuiko. Vediamo quello che ci dice Gundam, invece. 現れたか Sei qui, giusto? Vieni fuori. Stai parlando con me? Posso vederti? Credi davvero che tu riesca a nascondere la tua presenza in questo modo? Non che io stessi cercando di nascondermi in primo luogo. Ehi, in che stanza stava risiedendo Yoko? とくと聞くがいい Apri la porta al centro della stanza. Comunque, sei preparato? Beh, fai una preghiera quando il Dio ti terrà caro. E tu potrai volere un paio extra di mutande. Va bene. Mi chiedo come parli ai suoi genitori e agli insegnanti questo ragazzo. Va bene. Ha detto che è la porta centrale, per cui sarà questa. Sì. Sembra che sia bloccata, però. C'è la chiave. Usa subito la chiave, giusto, no? La chiave che era all'interno del kimono di Yoko, forse se utilizzassi questa... Sì, si è aperta. Si è aperta, proprio come pensavo. La chiave
Era la stanza di Yoko. D'accordo, dovrei andare al suo interno. Ok, nel motel non ci siamo ancora stati. Per cui Yoko stava qui. C'è stata solo un paio di notti. Non sembra affatto essere la sua stanza, però... Beh, mi sento davvero in conflitto. C'è Sonia? No, la porta si è aperta? Già, Yoko ha messo la chiave nel suo kimono e io l'ho aperta. Capisco. Cosa? È successo qualcosa? No, è solamente che... inizio a credere che sia colpa mia. Colpa sua? Che cosa intende? Adesso vediamo. Oh, trovato. C'è un Monokuma qua. Abbiamo trovato quello che ci mancava. Nice. Perfetto. Vediamo il lavandino. Non credo che ci sia qualcosa. È uno specchio, però è così piccolo e pieno di ruggine. Non credo che qualcuno possa utilizzarlo. Ok. Il letto è fatto. Per cui sembrerebbe che non abbia dormito. Ok. Davvero interessante. Sonia. Il momento in cui Yoko è venuta in questo motel, beh, si è rinchiusa in questa stanza. Aveva paura della Despair Disease, per cui è stata davvero molto cauta verso i vostri confronti, giusto? Oddio, mi sa che l'ho letto con la voce di Sonia, vabbè. Credo l'abbia detto Hajime, però scusatemi. Ho fatto casino. Comunque, ho paura che la malattia non fosse l'unica ragione per la quale si fosse rinchiusa nella stanza. Lei aveva un'altra ragione. Oltre alla malattia, quale altra ragione avrebbe dovuto avere per rinchiudersi nella sua stanza? Il suo kimono. Il suo kimono? Sì, yesterday. Ieri sono andato a parlarle. Dato che sono stata nella sua stanza per un po' di tempo, le ho detto che forse sarebbe stato ottimo per lei uscire un pochetto. Ma continuava a tenere la stanza chiusa. Però per pura coincidenza non era chiusa in quel momento. E allora l'ho vista. Yoko stava piangendo e stava avendo difficoltà con il laccio del suo kimono. Non voleva odorare in modo cattivo, per cui... cioè non voleva puzzare, per cui si è fatta una doccia. Ma non riusciva più a richiudere il suo kimono. Mahiru non è più con noi, per cui... credo che abbia avuto qualche problema con esso. Non ha lasciato la sua stanza perché non poteva allacciare il suo kimono, eh? Gli altri potrebbero pensare che si tratti di una cosa stupida, però potrebbe essere un problema davvero serio per lei. Yoko mi ha detto che ha imparato come allacciarlo da Mahiru, ma Mahiru le ha insegnato le basi. Questo è perché voleva essere in grado di allacciarselo da sola. Probabilmente non può perdonarsi per non essere in grado di farlo, specialmente dato che Mahiru glielo ha insegnato. Credo di non capire i suoi sentimenti, ma... quello che... questo è per il quale voglio dire... cioè, per... scusatemi, per il quale questo... le ho detto proprio questo. Che cosa le hai detto?
もしかして着付けでお Ok, 困り vediamo な cosa の le ha ですか？ detto Sonia. バカ、何言ってんのさ。できるに決まってんじゃん。 Mhm. だって小泉お姉に教えてもらったんだもん。だからもう一人でもできるんだもん。 Ok. でしたら鏡のある場所でやってみたらいかがですか？ Ah, ok. Quindi le ha detto dove stava uno specchio. ほら、ライブハウスの倉庫に大きな鏡がありましたよね。 大きな鏡を見ながらやればきっとうまくいくはずですよ。それにあまりお部屋にこもっているのもお体によくありませんし。 Yoko la odiava però. Cioè, più che la odiava, era invidiosa di Sonia, in realtà. Invece lei l'ha aiutata. E lì è stato che mi ha cacciato fuori. Cioè, quando mi ha cacciato fuori. Potrebbe essere che Yoko se lo sia ricordato? Stai dicendo che è andata al music venue per indossare il suo kimono? Riesco a vedere un qualcosa del genere accadere. Yoko che si rinchiude e fa in modo di mettere... Cioè no, Yoko che chiude la sua stanza e fa in modo di mettere la sua chiave all'interno del suo kimono. Non riesco a non immaginare ciò. È stata attaccata da qualcuno. Anche se così è strano. Ehi, ma... L'hai detto già a qualcuno prima dell'incidente? Oppure qualcuno che stava ascoltando la vostra conversazione? Non l'ho mai detto a nessuno. E non credo che qualcuno ci stesse ascoltando. Nessuno lo sapeva. Beh, se questo è il caso... Allora il killer come faceva a sapere che Yoko stava andando nel music venue? Forse non lo sapeva? Boh. Gli è capitata a fagiolo, magari. Qualcosa è sbagliato. Beh, non vedo nient'altro che possa sembrare sospetto. Non c'è alcun segno che possa non esserci stati casini nella sostanza. E non credo che sia stata portata con la forza. Beh, penso che non ci sia alcun indizio importante qui. Oh, vabbè. Ah, ok. Abbiamo finito con, mi sa, l'investigazione, ragazzi. Pensavo durasse di più. やっほー、元気してた？モノクマだよ。 Ciao, Monokuma. ね、学級裁判 Ok. が始まるんだよ。 Prima di andare alla Monokuma Rock, però, per il class trial, ve lo dico, che si farà nella prossima parte, cioè nella prossima live. Per cui questa sarà, credo, una delle più brevi di Danganronpa 2. Spero non vi dispiaccia. Beh, è già arrivata l'ora. Per cui sta per succedere di nuovo. Devo tornare di nuovo in quel posto. Ma ora non c'è alcun momento di fare il codardo. La ragione per la quale Yoko e Ibuki sono divenute vittime. Solo perciò devo scoprire la verità. Questa è l'unica cosa che posso fare. Ok. Intanto salvo un attimo. Prima cosa. Poi, subito dopo, dato che abbiamo investigato, l'altra cosa che volevo fare in realtà era comprare alcune skill. Alcune skill del precedenti giochi. Qua mi servirebbe in realtà una mano, perché non me le ricordo. Cool and Composed mi ricordo che era di Byakuya ed era buona. Sì. Assolutamente sì. Questa la compro. Se c'è qualche roba che ci può aiutare. Trigger happy. Cosa fa?
Decreases delay between firing draft bullets. Effective during the non-stop debates. Reboot al showdown. Guardiamo un attimo. Leggiamoci tutte le skill che possono esserci utili nei class trial. Approfittiamone dato che abbiamo ancora 24 punti da spendere. Slightly increase the influence gauge. Ok. Extraordinary focus. Non mi ricordo cosa faccia. Lost int off. Charisma. Ok. Downshift. Reduce your aiming speed. Ok. Trigger epic. Cioè, Epi senza E, la C. Questa magari la prendo. Sì. Algorithm. Cosa fa? Incrementa la velocità di memorizzare le robe. No, non mi serve. Neural liberation. Focus gauge decreases at slower rate during concentration and fever time. Effective during the non-stop debates, the Eggman Gambit and the Panic Talk action. Questa potrebbe essere non male, però voglio vedere cos'altro c'è. Delusion. Ok. Anche Delusion non mi sembra male. Melodious Voice. Incrementa il danno all'avversario quando uno statement viene distrutto. Ah, è solo per il Panic Talk action, ok. Sto per dire in che occasione posso fare danni agli avversari. Effettivamente può essere utile, potrebbe velocizzare le cose, però si può fare anche senza. Non è difficile come il primo, il Panic Talk action. Vocabulary. Increases bullet capacity. Ok. Ambidextrousness. Allows you to lock on two statements at once. No. Mood maker. Easier to shift mood to your favor. Excellent blade. Sharpness. Questa potrebbe essere buona. Aumenta la potenza delle spade. Fine Sword. Di 5. Incrementa la velocità durante il logic. Maneuver. Increases turning power. Moonsault. Facciamolo. Vorrei c'era qualcosa, mi sa, che volevo prendermi, però non mi ricordo quale fosse. Era Neural Liberation? Sì, questa. Spero di avere abbastanza punti. Per ora direi va bene così, ragazzi. Ho preso le skill che volevo. Mi sembrano quelle più utili fra quelle che abbiamo comprato. Poi nella prossima live scopriremo cosa effettivamente è successo. Cioè, tramite il class trial. Qua c'è la seconda isola. Andiamo alla spiaggia. Alla Monokuma Rock. Non andiamo subito dentro però all'ascensore. Parliamo solamente con i ragazzotti che stanno qua. Così non dobbiamo farlo nella prossima. Voilà. Tutti quanti hanno sentito l'annuncio e si sono radunati di fronte alla Monokuma Rock. E il prima possibile. Ecco qua Monokuma. E tutti quanti siano qui? Voi ragazzi volete tenere un class trial? Hey!
essere meschino. Stai fermo lì. Ehi. Cosa? Non intralciarmi. Tu stupida piccola sorellina con due... come si dicono? Come si dice in italiano? Con due neuroni. Il mio cervello funziona perfettamente. Monokuma, che cosa hai fatto a Nekomaru? Capisco, per cui siete venuti a vendicarlo? Vendicarlo? Così sembra che sia morto. Sembra quasi, hai detto. Ups. Comunque, dato che Nekomaru sfortunatamente non c'è oggi, diciamo che sarà assente. E ora ho bisogno di andare prima io, via. Ah, aspetta un attimo, non ti lascerò scappare. Ehi, avete sentito quello che ha detto? Non preoccuparti, non c'è alcun modo che Nekomaru sia morto. Sta solo cercando di darci fastidio. Certo che non è morto. Non c'è alcun modo che possa esserlo in 1.000.000 di anni. Più importantemente, non sarebbe meglio se non ci sbrigassimo... Se non ci preoccupassimo riguardo noi per ora? Se qualcosa dovesse succedere qui, tutti quanti, eccetto Nekomaru, morirebbero. Perché sei così esaltato riguardo ciò? Chi lo sa? Forse sto semplicemente cercando una giustizia poetica che prevalga. Che cosa stai dicendo, maledetto? Beh, lo scoprirete molto presto. Bene, allora, andiamo. D'accordo, sbrighiamoci e finiamola qui. Già, hai ragione. Ok, prima di tutto però salviamo, che non voglio rifarmi la strada. Ogni tanto facciamo salvataggio. Invece con la Monokuma Rock ci parliamo domani. Cioè domani, giovedì. Allora, iniziamo col caro Nagito Komaeda. Vediamo cosa ci dice. Proprio come pensavo. Questo incidente in particolare... Ops. Potremmo continuare più tardi, giusto Hajime? Ma che cosa... Qual è il suo problema? È più... come si dice? Oddio. Creepy. È più inquietante del solito. Scusatemi, ogni tanto ho la dimenticanza dei termini. È tempo che io mostri il mio lato serio. Cavolo. Che combina guai. Beh, presumo che possa disporre del mio vero potere per il bene dei nostri due compagni caduti. D'accordo, Gundam. Ehi, che cosa ha detto? Intendeva Monokuma con quello adesso? Non dirmi che Nekomaru è già... Non farti distrarre da Monokuma. Dovremmo concentrarci sul Last Trial per adesso. Lo so, però... Vediamo Akane. Ehi, che cosa stai farneticando? Sbrighiamoci ed andiamo. E poi andremo a salutare il coach Nekomaru. A braccia aperte quando ritornerà. D'accordo. Fuyuhiko. Siamo in 9 perché effettivamente Nekomaru non partecipa al trial. Per cui... Già, siamo pochini. Penso di averlo già capito, ma sarebbe meglio che non contassimo così tanto su Monomi. Dice solamente cose stupide. Ci farebbe rendere ancora tutto più confuso. Forse dovremmo chiuderla per sempre la bocca. Va bene. Chiaki.
Andiamo, non c'è alcun tempo da perdere. Lo so che è triste, ma dobbiamo andare avanti. E poi dobbiamo finire tutto ciò una volta per tutte. Vediamo Sonia. Yoko, potrebbe essere colpa mia dopo tutto. Allora devo scoprire la verità dietro questo omicidio più di ogni altra cosa. Andiamo. Ok, Mikan è l'unica che ci manca. Vediamo cosa ci dice. Non sono stata affatto utile. Non sono nemmeno riuscita a scoprire l'orario del decesso. Scusami se sono un inutile pezzo di spazzatura. Ma no, Mikan, smettila. E ragazzi, io direi che per la live di oggi possiamo chiudere qua, in realtà. Possiamo chiudere qua. Andiamo in Just Chatting per un pochettino e guardiamo un po' chi ci sta in live. Allora, per adesso come vi è sembrata questa parte del capitolo 3? Vi siete già fatti un'idea su chi possa essere l'assassino? Se sì, ditemelo pure. Scrivetemi le teorie che sono sempre curioso di leggere. Lo sapete che io in primis sono molto curioso di sapere la vostra su molte cose. Sì, se vedete che non parlo sempre perché mi sto mutando perché non voglio farvi sentire i rumori di io che incollo i Joy-Con della Switch sulla Switch. Cioè che attacco, non incollo, ma vabbè. Ok, eccomi qua. Scusatemi. Voilà. Non so se vogliamo andare a fare un raidino a qualcuno o no. In ogni caso, controlliamo un po' chi ci sta in Livez, così facciamo una sorpresa e rendiamo la giornata più felice a tutti quanti. Non ho messo musica oggi, ma vabbè. Ah, c'è un aggiornamento di opera, ma va bene. Lo farò poi più avanti. Guardiamo un po'. Chi ci sta? Chi ci sta? Ok. Vedo un po' di gente. Vedo un po' di gente. Allora, potremmo andare a fare un raid. Sapete a chi? Vedo un po' di gente. Potremmo farlo al caro Eleven. Che dite? Lo facciamo al caro Eleven. Che mi sa che da un po' che non faccio raid a lui. E già. Allora ragazzi, io vi abbandono qui. Vi ringrazio per avermi seguito quest'oggi. Spero vi siate divertiti. E vi ricordo che per il class trial numero 3 di Danganronpa 2 Goodbye Despair ci sarà giovedì alle 5. Mentre invece mercoledì non avremo Gacha Variety, ma continueremo Cat Quest, la nostra serie secondaria che non portiamo tutte le settimane, ma che pian piano stiamo portando avanti. Detto questo, spero che vi siate divertiti e che vi stia piacendo il capitolo 3. E nulla, io vi rindirizzo al canale di Leven e mi raccomando, fate i bravi e salutatemelo. Vi auguro una buona giornata o un buon quello che farete e ci becchiamo alla prossima. Ciao ciao!